Era il 17 ottobre 1919 quando il primo treno della metropolitana di Madrid percorse il tratto da Cuatro Caminos a Sol, una novità rivoluzionaria per l'epoca, con treni capaci di collegare i quartieri più lontani della città. Dagli anni 60 la metro si evolve con nuove linee e tecnologie, divenendo un'arteria vitale per la capitale spagnola. Con una prima linea di soli 3,5 km tra Cuatro Caminos e Sol. Oggi conta più di 300 stazioni e 13 linee, collegando ogni angolo della città con oltre 294 km di binari. Curiosità, la sua espansione è stata così veloce che oggi è la seconda rete più estesa d'Europa, dopo Londra. Le prime stazioni della metropolitana di Madrid, inaugurate nel 1919, si ispirano alla metropolitana di Londra e Parigi, con piastrelle bianche curve e dettagli Art Deco. Chambéry, oggi trasformata in museo, conserva ancora le vecchie piastrelle pubblicitarie degli anni '20. Gran Via, restaurata di recente, ha riportato alla luce dettagli architettonici originali, come la vecchia insegna in ferro battuto. Alcune stazioni, come Sol e Gran Via, hanno ancora elementi di design che risalgono a oltre 100 anni fa. Negli anni 2000, Madrid ha rivoluzionato il design delle sue stazioni con materiali moderni come vetro, acciaio e illuminazione a LED. Paco de Lucía, murales con la silhouette del famoso chitarrista flamenco. Arganzuela Planetario, struttura ispirata al cosmo con cupole luminose. Aeropuerto T4, design minimalista che riflette l'architettura futuristica dell'aeroporto. Chambéry è la più famosa, chiusa nel 1966 perché i treni moderni non riuscivano a fermarsi nei suoi binari corti. Oggi è un museo, ma si dice che alcuni operai abbiano visto strane ombre nei tunnel. Goya. Sotto la fermata attuale c'è una stazione abbandonata della linea 4. Stazioni d'arte. Alcune stazioni sono vere e proprie gallerie. Estación del Arte, ex Atocha, murales e decorazioni ispirati al Prado e Reina Sofia. Il Museo della Metropolitana di Madrid è un'esperienza per tutti, un luogo dove grandi e piccoli possono scoprire come questo mezzo di trasporto ha trasformato la vita della città. Il museo offre una collezione unica di oggetti, dai biglietti storici alle vecchie mappe delle linee, dalle uniformi del personale ai segnali luminosi che hanno guidato milioni di passeggeri. Serie 1000, 1919. I primi treni, piccoli e lenti, con un design simile ai tram. Costruiti in acciaio e legno, con sedili imbottiti e lampadine a incandescenza. Non avevano aria condizionata e i finestrini dovevano essere aperti a mano per far entrare aria. Serie 2000, 1950-72. Con la crescita della rete arrivano nuovi treni più veloci e capienti. Struttura in acciaio, interni più moderni, ma ancora senza aria condizionata. Curiosità, questi treni usavano un sistema di frenata a pattini, molto rumoroso. L'era della modernizzazione, 1970-2000. Serie 5000, anni 70-80. I primi treni in alluminio, più leggeri e resistenti. Introduzione del freno elettrico, meno rumoroso e più efficiente. Per la prima volta compare l'aria condizionata nei modelli più avanzati. Serie 6000 e 7000, anni 90-2000. Treni per le nuove linee, con interni più spaziosi e sedili ergonomici.
inizia l'uso di sistemi di guida automatica, migliorando la sicurezza, materiali più sostenibili e illuminazione più efficiente. Madrid, una città che affonda le sue radici in una storia secolare, ha attraversato un incredibile processo di modernizzazione, evolvendosi da un centro storico ricco di tradizioni a una metropoli dinamica e all'avanguardia. Dai suoi antichi quartieri alle infrastrutture futuristiche, dai primi tram alle linee ad alta velocità della metropolitana, la capitale spagnola ha saputo coniugare il suo patrimonio culturale con l'innovazione tecnologica, diventando un simbolo di progresso, sostenibilità e sviluppo urbano, senza perdere la sua identità unica e il suo spirito vibrante. Oggi la metropolitana di Madrid non è solo trasporto, ma anche cultura, con stazioni che sono veri e propri spazi d'arte. Preparatevi per la prossima fermata. Estación de Arte unisce la cultura e la città. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.